FR FR o Amp in the Room, finale valvolare o a stato solido? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e anche di sfatare alcuni miti riguardo a questi argomenti. Allora, per prima cosa chiariamo alcuni di questi termini. FR sta per Full Range Flat Response. Full range significa che copre tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano. Flat response significa che tutte queste frequenze vengono emesse con la stessa intensità. Questo termine è stato un po' inventato negli ultimi tempi, da quando praticamente sono uscite le prime casse costruite apposta tra virgolette per gli amp modeler, ma in realtà una cassa FR non ha niente di diverso rispetto a qualsiasi cassa amplificata, qualsiasi monitor da palco che già trovavamo in commercio da prima di questa invenzione. Quindi quel termine, per quanto magari abbia senso la definizione, non è nient'altro che un termine nuovo che viene sfruttato dalle aziende per far pagare di più un prodotto uguale ad un altro non definito FR, ma che sostanzialmente è la stessa cosa. In sostanza una cassa full range non è nient'altro che una cassa che contiene almeno un woofer e un tweeter, quindi come qualsiasi cassa che trovate in commercio, a partire dai monitor da studio, dalle spie da palco appunto, dalle casse da PA e via dicendo. Anche se si chiamano casse full range, però nel mondo reale è molto difficile che una cassa riesca a riprodurre anche le frequenze più basse, cioè a partire dai 20 Hz. Questo perché serve tantissima energia per riprodurle fedelmente e allo stesso livello di tutte le altre frequenze, e quindi solitamente gli speaker in grado di farlo sono molto costosi, oltre che di grosse dimensioni. Un monitor da studio o la classica spia con monitor da 10 o 12 pollici sicuramente non può arrivare così in basso. Solitamente la loro risposta in frequenza parte da 40-50 Hz, a volte anche più in alto. Sempre solitamente però non hanno grosse difficoltà a riprodurre le frequenze più alte, quindi arrivano tranquillamente a 20.000 Hz ed oltre in certi casi. Ovviamente poi ci sono anche tanti design diversi che magari si prestano più a uno scopo rispetto ad un altro, però la sostanza è sempre quella, sono sempre casse che cercano di riprodurre tutte le frequenze che riusciamo ad udire. E questa è la differenza sostanziale con le casse da chitarra invece, cioè quelle che troviamo solitamente nei nostri amplificatori combo o che si abbinano alle testate appunto. I classici speaker da chitarra non sono nient'altro che dei woofer, cioè altoparlanti che possono riprodurre all'incirca sempre dai quei 40-50 Hz fino a 5.000-6.000 al massimo Hz. E le alte frequenze mancano proprio perché in quelle casse manca il tweeter. Il woofer di per sé non può andare oltre quelle frequenze. Anche lì magari ci sono delle eccezioni, come quella che troviamo ad esempio all'interno della prima Red Sound, che è un woofer che però ha un cono un po' particolare che enfatizza certe armoniche e permette di arrivare anche a 10.000 Hz, ma quella è più un'eccezione che la regola in realtà. Inoltre ogni altoparlante di per sé ha un diverso pattern di dispersione o pattern polare, e questo solitamente ci fa vedere che quel determinato speaker, per le frequenze più alte che riesce ad emettere, ha un range di emissione più stretto, nel senso che mentre le frequenze basse vengono propagate in maniera quasi uguale in tutte le direzioni o comunque in un range, in un angolo ampio, per le frequenze più alte invece questo angolo si stringe finché quelle più alte vengono emesse soltanto praticamente quando si è in asse con lo speaker. Di conseguenza, per come solitamente si usa una cassa da chitarra classica, in realtà le frequenze che riusciamo a percepire con le nostre orecchie sono ben al di sotto di quei 5.000 Hz, in quanto solitamente queste casse appunto si piazzano a terra, e ciò significa che sostanzialmente sono puntate alle nostre gambe anziché alle nostre orecchie, e quindi sentiremo solo quelle frequenze che hanno un angolo di emissione abbastanza ampio da raggiungere le nostre orecchie appunto. Questa cosa invece non succede con le casse full range,
perché i due tipi di altoparlanti che contengono si dividono un po' i compiti, nel senso che il woofer si occuperà delle medio-basse frequenze, dopodiché c'è il crossover che divide appunto lo spettro in due bande separate che vanno al woofer e al tweeter, quindi al tweeter arriveranno soltanto le frequenze medio-alte, e siccome il tweeter è costruito per riprodurre quelle frequenze e quindi avere un angolo di dispersione largo a quelle frequenze, in sostanza bene o male tutto lo spettro emesso da una cassa full range avrà all'incirca lo stesso angolo di dispersione. Questo in realtà poi dipende anche da come è costruita la cassa, ci sono tanti fattori che influenzano su quanto bene effettivamente funzioni questa cosa, però in linea di massima la differenza sostanziale tra una cassa full range e una da chitarra è questa. Conoscendo questi due aspetti fondamentali possiamo già intuire perché il suono della chitarra elettrica, per come lo conosciamo oggi, ha bisogno di qualcosa che filtra le frequenze emesse dall'amplificatore, dalla distorsione dell'amplificatore. Infatti di solito non colleghiamo una cassa full range ad un amplificatore per chitarra, proprio perché tutte le armoniche che produce la distorsione ci sembrerebbero come una motosega, cioè il suono ci farebbe letteralmente schifo, almeno quando è distorto. Magari sui puliti è ancora utilizzabile, non si percepisce tanta differenza tutto sommato. Sui distorti invece la differenza si percepisce come il nostro orecchio praticamente da 50-60 anni è abituato a sentire il suono di una chitarra elettrica con le alte filtrate dalla cassa stessa, perché ripetiamo appunto una cassa per chitarra al massimo può emettere fino ai 5000-6000 Hz, poi tutte le frequenze più alte vengono filtrate in modo anche abbastanza pesante, e questa cosa però in caso di un suono che contiene tante armoniche aiuta ad addolcire il suono, e quindi è lo stesso motivo per cui si usano gli IR quando si usa un modeler con una cassa full range, appunto perché se non ci fosse l'IR sentiremmo questo suono molto zanzaroso. Però c'è una differenza sostanziale tra usare un IR e usare una cassa di chitarra vera, perché la stragrande maggioranza di IR sono catturati con un microfono piazzato di fronte ad un cono della cassa che è stata catturata, e potete capire che un microfono piazzato a pochi centimetri dal cono sicuramente suona molto diverso rispetto ad ascoltare con le proprie orecchie all'interno di una stanza una cassa. Prima di tutto avremo l'effetto prossimità del microfono stesso che enfatizza le basse frequenze, poi anche le alte frequenze verranno enfatizzate a causa della vicinanza con lo speaker. Inoltre, siccome la superficie dello speaker rispetto al microfono ha tanti punti a tante distanze diverse, praticamente si vengono a creare diverse cancellazioni di fase a diverse frequenze che creano una sorta di comb filter, e questo è il motivo per cui quando si sposta il microfono davanti al cono basta il movimento di pochi millimetri o centimetri per cambiare in modo sostanziale il suono. Quando invece quella cassa la ascoltiamo appunto sempre con le nostre orecchie ad una certa distanza, queste cose non succedono e di conseguenza il suono sarà molto diverso già in partenza. Se poi aggiungiamo pure tutte le riflessioni che ci sono all'interno della stanza, la riverberazione della stanza, dell'ambiente in cui siamo, il suono sarà completamente diverso. E questa differenza di suono è quello che spesso spiazza gli utenti che magari hanno suonato per una vita con un rig analogico, poi passano al digitale, ad un modeler, magari acquistano anche una cassa full range per suonare e il suono non gli piace proprio perché non è quello a cui sono abituati, e si convincono che magari è il modeler che non riesce a simulare bene un amplificatore, quando in realtà è semplicemente la differenza fra questi due sistemi di riproduzione, cioè fra questi due tipi di casse. Ed è per questo che consiglio spesso a chi è alle prime armi con un modeler ed è abituato magari appunto a suonare con un amplificatore vero, di non buttarsi subito sulle casse FR, ma piuttosto magari comprare un piccolo finale da abbinare ad una cassa da chitarra che già hanno in casa. In questo modo avranno un suono che già riconosceranno, con cui saranno abituati a monitorarsi, senza però rinunciare alla possibilità di mandare
un suono già microfonato tra virgolette dall'IR all'impianto quando si suona a palco, oppure semplicemente per rinforzare il suono della cassa stessa. In realtà questo consiglio non è molto popolare fra chi usa i modeler, perché dicono che così si perde versatilità, perché non hai più la possibilità di cambiare il suono della cassa virtualmente attraverso gli IR, appunto. Però sinceramente anche quando usavo soltanto casse full range e soltanto IR mi sono reso conto che non ne vale la pena durante uno spettacolo, un concerto, andare a cambiare continuamente IR, perché intanto diventa molto più difficile regolare per bene e bilanciare i diversi preset sia in termini di volume che di equalizzazione, e in secondo luogo diventa anche difficile bilanciare il suono della chitarra con quello degli altri strumenti, perché a meno che tutti gli strumenti hanno ad esempio il suono identico a quello di una canzone registrata, e allora magari sì, ti puoi permettere appunto di cercare di avere anche il suono identico di chitarra attraverso gli R, ma nella maggior parte dei casi ovviamente questo non succede, perché è quasi impossibile, soprattutto per strumenti come la batteria. Di conseguenza è preferibile scegliere un solo IR che funzioni col mix della tua band piuttosto che uno che cerca di replicare al meglio il suono di una determinata canzone. E quindi di conseguenza questa versatilità in più che avrebbero gli IR si perde lì. Infatti gli ultimi tempi in cui usavo soltanto la cassa full range con gli IR, praticamente avevo messo la stessa IR in quasi tutti i miei preset, proprio per evitare questo fenomeno. E a quel punto ovviamente non c'è tanta differenza tra suonare con le IR e suonare con una cassa vera. Forse l'unica cosa che si perde veramente è la possibilità di monitorare ad esempio una chitarra acustica attraverso la cassa da chitarra, perché in quel caso non suona benissimo, perché non avendo tweeter non riesce a riprodurre tutte le alte frequenze di una chitarra acustica, appunto. Però anche lì ci sono modi per aggirare questo problema. Per esempio sempre usare un'altra uscita del modeler per mandare il segnale diretto al mixer e monitorarsi da una semplice spia. In realtà esistono anche alcuni modi per cercare di simulare il suono di una cassa nella stanza, perché è più corretto chiamarla così piuttosto che amp in the room, visto che comunque quella che fa la differenza non è l'amplificatore ma è la cassa, appunto. Dicevo, esiste qualche modo per simulare questa cosa, ad esempio attraverso quelli che vengono chiamati far field IR, cioè IR catturati nel campo lontano, cioè praticamente alla stessa distanza e alla stessa posizione all'incirca in cui si troverebbe il tuo orecchio rispetto alla cassa, anziché microfonare la cassa da vicino come si fa di solito. Catturare questo tipo di IR però non è semplicissimo, in quanto per funzionare bene questi IR non devono contenere riflessioni della stanza in cui sono stati registrati, e di conseguenza servono tecniche particolari di microfonazione e un ambiente molto grande per evitare che le prime riflessioni arrivino a breve distanza dal suono diretto della cassa, in modo da poter troncare l'IR a una certa lunghezza e separare le due cose. Ci sono diversi utenti che hanno catturato questo tipo di IR correttamente, tra cui il fautore, diciamo, o meglio quello che ha spinto di più negli ultimi anni per l'adozione di questi IR far field, ovvero Jay Mitchell, e questi in sostanza hanno condiviso nel tempo un po' di R che hanno catturato loro di questo tipo, e se volete provarle le trovate nel link in descrizione. Ho messo tutta la collezione che ho salvato nel corso del tempo. Vi anticipo subito però che di sicuro non avranno la stessa resa di una cassa da chitarra vera, perché comunque l'IR riesce a replicare soltanto una singola posizione di ascolto rispetto a quella determinata cassa. La cassa full range che utilizzerete per riprodurre il suono con quell'IR avrà un pattern di dispersione diverso rispetto alla cassa originale, e insomma ci sono tante altre differenze che si sommano che fanno sì che l'esperienza non è la stessa di quando si suona con una cassa vera. Però quella è la cosa che sicuramente si ci avvicina di più. Quando si
si parla di questi argomenti, tra l'altro c'è sempre una diatriba aperta tra chi preferisce un approccio rispetto all'altro. Io personalmente li utilizzo entrambi e dico che c'è posto per entrambi, specialmente se si va a considerare che magari in una certa situazione è preferibile una rispetto all'altra. Ad esempio, se suono io soltanto qui nel mio piccolo studio, magari dietro a delle basi, a delle canzoni registrate, non ha senso accendere una cassa vera per chitarra, intanto per il volume a cui dovrei tenerla, e poi anche a livello di suono non si miscelerebbe bene, diciamo così, con la canzone registrata. Appunto è molto più conveniente se utilizzo i monitor che ho qua. Ma se ad esempio state suonando in un piccolo locale dove la batteria non è amplificata, il basso c'ha il suo amplificatore, magari una testata da 400 watt, e l'unica cosa che esce dalle casse full range è la voce o magari una tastiera, e allora vi renderete conto a quel punto che il suono di un IR non si amalgama benissimo con questi strumenti acustici che vanno a stimolare le frequenze di risonanza magari del locale dove state suonando, e almeno questa è la mia esperienza, si avrà un po' la sensazione che si stia suonando con un suono come se fosse registrato la vostra chitarra, mentre gli altri strumenti danno la sensazione che stiano suonando dal vivo. Diciamo c'è questa disconnessione. Ovviamente queste sono mie opinioni personali, poi sicuramente troverete decine e centinaia di persone che dicono il contrario, che l'FRFR è più conveniente. Insomma, ognuno è libero ovviamente di fare la scelta che vuole. Se vi trovate bene con le casse full range, usatele, anzi fate bene ad usarle, perché sono comunque anche più comode da trasportare. Io sinceramente, se proprio devo sceglierne una, preferisco portarmi dietro la mia 2x12 iWatt. Se invece ho la possibilità, faccio entrambe le cose, cioè uso sia la mia 2x12 col finale che una mandata al mixer, e poi dalle casse principali da cui esce la voce uscirà pure un po' della mia chitarra microfonata, tra virgolette. Quindi il consiglio finale che posso darvi è quello di provare entrambe le soluzioni e vedete quale fa per voi. A questo punto ammettiamo che voi abbiate scelto il sistema che fa meglio per voi, e la cosa da stabilire adesso è riuscire a capire se quel determinato sistema sarà abbastanza potente per le nostre esigenze. Come facciamo a capire ciò? Di sicuro per prima cosa guardiamo i watt, ma quello in realtà ci dice pochissimo su quanto forte suona quella cassa o quel finale, perché comunque ci sono tanti altri aspetti che vanno ad influire sul volume finale di quel sistema. Quindi cerchiamo di fare un po' di ordine fra tutte queste cose. E partiamo proprio dai watt. Come ci dice la legge di Ohm, i watt non sono altro che volt
al quadrato diviso ohm, ovvero appunto il voltaggio che emette l'amplificatore al quadrato diviso l'impedenza del carico della cassa. Ad esempio, se il nostro amplificatore emette 40 volt e abbiamo una cassa da 8 ohm, facciamo 40 per 40 fa 1600 diviso 8 fa 200 watt. Il discorso però non è così semplice, nel senso che un amplificatore, per quanto vengano dichiarati watt, in realtà non ha un wattaggio fisso, ma ha un guadagno fisso, cioè il voltaggio che mandiamo in ingresso nel nostro segnale viene moltiplicato per un tot di volte, definito appunto dal guadagno. E allora voi direte, ma allora vuol dire che se aumento il voltaggio in ingresso posso aumentare illimitatamente anche il voltaggio in uscita e quindi la potenza dell'ampli? Ovviamente no, perché intanto l'ampli può emettere una certa quantità di corrente al massimo e non di più, e quello dipende dall'alimentatore dell'amplificatore. In più, oltre un certo livello, una certa soglia, comincerà a distorcere, ed è proprio da questa distorsione che viene stabilita la potenza dell'amplificatore. Infatti i watt che vengono riportati nelle specifiche sono riferiti ad un certo livello di distorsione, cioè a quella considerata minima, ovvero diciamo il limite del range in cui l'amplificatore riesce ad operare in modo lineare, cioè senza distorsione. Per convenzione questo limite solitamente è lo 0,1% del segnale principale. Ciò significa che il livello di tutte le armoniche generate da quella distorsione, tutte sommate, hanno un livello di 60 decibel più basso rispetto al segnale originale, e questo meno 60 decibel è considerata la soglia di udibilità di questa distorsione, e per questo lo standard è quello. In realtà però molti produttori di amplificatori, specialmente quelli di qualità inferiore, non essendo obbligati per legge a calcolarla così la potenza, spesso anziché scrivere quella per un THD, è così che si chiama la distorsione armonica totale, cioè quella di cui parlavamo, dello 0,1%, magari scrivono invece il wattaggio che si raggiunge con una distorsione armonica dell'1%, e ciò significa 20 decibel più alti, cioè meno 40 rispetto al segnale originale, e già quella è udibile, e il che significa che in realtà quell'amplificatore non avrà la potenza dichiarata, ma sarà molto minore. Poi c'è anche un altro aspetto, cioè che questa misurazione solitamente viene fatta con un'onda sinusoidale di 1000 Hz, e gli amplificatori di buona qualità magari hanno la stessa quantità di distorsione un po' su tutto il range di frequenze, mentre quelli più scarsi invece magari a 1000 Hz riescono davvero ad avere una distorsione inferiore allo 0,1%, ma se invece saliamo, che ne so, a 5000 Hz ci ritroviamo la distorsione all'1%. Quindi vedete che è anche un dato che lascia un po' il tempo che trova. L'unico modo per sapere con certezza il wattaggio effettivo è andare a fare una serie di misurazioni su questi aspetti. Poi i produttori onesti indicano il wattaggio RMS, che significa root mean square, che in italiano sarebbe quello che si chiama il valore efficace, che nel caso di un'onda sinusoidale equivale al voltaggio di picco di quell'onda diviso per la radice quadrata di 2, cioè significa che se quell'onda ha un voltaggio di picco di 1 volt, il valore RMS sarà 0,707 volt. E quindi già da qua vedete che se un produttore indica il valore di picco della potenza anziché quello RMS, sostanzialmente sta gonfiando del 30% circa il dato relativo alla potenza dell'amplificatore. E infine, oltre alla potenza dell'amplificatore, va presa in considerazione anche l'efficienza degli speaker che sono collegati all'amplificatore. Questo dato è riportato nelle schede tecniche degli altoparlanti, in questo caso nella stragrande maggioranza dei casi in maniera abbastanza onesta, ed espresso in decibel su watt su metri. Ciò significa che questa efficienza rappresenta il valore in pressione sonora, cioè in decibel SPL, misurato ad 1 metro di distanza dall'altoparlante e con 1 watt di potenza applicata all'altoparlante.
Ad esempio un Celestion Greenback ha un'efficienza di 97 decibel. Se prendiamo invece ad esempio i coni che ho io nelle mie casse, che sono dei Fein Medusa 150, questi hanno un'efficienza di 103 decibel. Ciò significa che per lo stesso wattaggio applicato a quel cono avrò il doppio del volume rispetto al Celestion Greenback, e di conseguenza per avere lo stesso volume col Greenback dovrò avere un amplificatore che ha per 4 volte i watt rispetto a quelli che mi servono col Fein. Infatti sappiate che un raddoppio dei watt corrisponde ad un aumento di 3 decibel nell'uscita di uno speaker. Di conseguenza per avere un aumento di 6 decibel ci serve un aumento di 4 volte della potenza. Allo stesso modo, collegando altri speaker all'uscita dell'amplificatore, ogni speaker aggiuntivo dello stesso tipo almeno corrisponderà ad un aumento di 3 decibel con la stessa potenza dell'amplificatore. Se poi aggiungiamo pure il fatto che gli amplificatori a stato solido emettono un voltaggio costante a prescindere dal carico collegato, ciò significa che ad esempio se mettiamo due speaker da 8 ohm in parallelo otteniamo un carico da 4 ohm, di conseguenza la potenza erogata dall'amplificatore raddoppierà, e quindi questo raddoppio di potenza unito all'aumento di 3 decibel dallo speaker aggiuntivo otterremo un aumento di 6 decibel. E insomma, dopo tutti questi calcoli possiamo dire tranquillamente che il modo più veloce per capire se è abbastanza potente un amplificatore o una cassa per le nostre esigenze è sicuramente quella di provarla. Altrimenti l'alternativa è mettersi a fare tutti questi calcoli, andare a cercarsi tutte le specifiche sperando che siano disponibili per le cose che ci interessa comprare, e in questo modo avremo un'idea all'incirca del volume che avrà quel sistema. Se vi interessa addentrarvi in questi calcoli, vi lascio sotto in descrizione il link ad alcuni calcolatori online. A questo punto arriviamo ad un'altra diatriba sempre aperta nel mondo audio, ovvero quella fra amplificatori a stato solido e amplificatori a valvole. Ovviamente nel caso in cui abbiate scelto una cassa FRFR, automaticamente avrete già scelto un amplificatore a stato solido, perché è quello che si trova solitamente nelle casse attive. Poi questo può essere di classe AB o classe D, insomma non ci addentreremo in questi dettagli. Nel caso in cui scegliete di suonare con una cassa da chitarra tradizionale, avrete la scelta fra un finale a stato solido e uno valvolare, appunto. E come facciamo a scegliere fra i due? Innanzitutto dobbiamo chiarire che suonando con un modeler non ci interessa avere la distorsione di un amplificatore a valvole, in quanto già quella è replicata dal modeler, appunto. Quindi ci interessa avere un amplificatore che riesca ad amplificare il nostro segnale nel modo più pulito e trasparente possibile. Di conseguenza quelli a valvole non sono proprio i più adatti a questa cosa. In realtà esistono alcuni esempi di finali valvolari costruiti appositamente per questi sistemi, ma ci sono alcune colorazioni che impartisce un amplificatore a valvole che non si possono eliminare in alcun modo. Ad esempio l'influenza della curva di impedenza della nostra cassa. Infatti un finale valvolare sostanzialmente è un amplificatore di corrente. Ciò significa che lui tenterà sempre di emettere la stessa quantità di corrente a prescindere dal carico, ma sempre in base alla legge di Ohm sappiamo che per emettere la stessa corrente significa che se aumenta l'impedenza dobbiamo aumentare anche il voltaggio, e quell'aumento di voltaggio solo a determinate frequenze causa un aumento di distorsione a quelle frequenze nell'amplificatore, e questo in sostanza rende il sistema non totalmente lineare. Con gli amplificatori a stato solido questa cosa non succede proprio perché sono amplificatori di tensione invece, e quindi quello che rimane fisso è il voltaggio. Inoltre hanno un'impedenza di uscita molto più bassa rispetto a quella di un amplificatore a valvole. Insomma, per farla breve, diciamo che si riesce ad ottenere molto più facilmente una risposta lineare e piatta dal sistema.
ed è quello che ci interessa a noi con un modeler, perché vogliamo che il nostro amplificatore riproduca, diciamo così, allo stesso livello tutte le frequenze, perché della colorazione già se ne occupa la simulazione, almeno con modeler di un certo livello. Se prendiamo quelli più scarsi non troveremo tutti questi dettagli ovviamente, ma per i nomi noti come Fractal, Line 6, forse anche Kemper, non ne sono sicuro, in realtà è già simulata anche la curva di impedenza dello speaker e quindi non c'è bisogno di averla nel nostro amplificatore vero, nel nostro finale. In realtà per ottenere il massimo dell'autenticità, diciamo così, sarebbe opportuno misurare la curva di impedenza della nostra cassa e cercare di riprodurla nei controlli del Fractal, ad esempio nella pagina speaker del blocco amp. E se volete sapere come fare a misurarla, vi lascio sempre il link in descrizione ad una piccola applicazione per PC che vi consente di farlo. C'è anche da costruire un po' di cavi particolari, una piccola box, quindi diciamo che non è una cosa alla portata per tutti. Ci sono anche dispositivi già pronti che vi consentono di misurare l'impedenza di una cassa, però dico, alla fine non è una cosa che fa tantissima differenza, in quanto se comunque selezionate una curva di impedenza di una cassa simile alla vostra, bene o male si ci avvicinerà già. Un altro aspetto da considerare quando si comparano amplificatori a valvole con amplificatori a transistor è la potenza. Spesso si sente dire, ad esempio, che un amplificatore a valvole suona molto più forte rispetto a un amplificatore a stato solido dello stesso wattaggio. In realtà questo è un mezzo mito, però, nel senso che un watt è un watt a prescindere da cosa sia stato prodotto. La differenza però deriva da come si comportano questi due tipi di amplificatori quando vengono spinti oltre il loro limite. Infatti, come abbiamo detto, il wattaggio viene riferito ad una certa quantità di distorsione, cioè in sostanza ci dice quanti watt produce l'amp in modo pulito, cioè senza generare distorsione. Il problema però è che un amplificatore a valvole solitamente, nel 99% dei casi, distorce in modo molto più dolce e graduale rispetto a un amplificatore a transistor. Un amplificatore a transistor in sostanza ha un clipping molto duro, cioè significa che la transizione da pulito al distorso è molto netta. Ciò significa che se ad esempio mandiamo sempre la nostra sinusoide dentro questo amplificatore a un certo livello, verrà riprodotta come una sinusoide. Se invece andiamo poco oltre, subito si trasformerà in un'onda quadra sostanzialmente. E questo ci dà anche il risultato di una distorsione molto spiacevole all'orecchio. Gli amplificatori a valvola invece solitamente questa transizione ce l'hanno molto più morbida, e quindi quando andiamo ad aumentare l'intensità della nostra sinusoide non si trasformerà istantaneamente in un'onda quadra, ma all'inizio soltanto compressi i picchi, e potremo aumentare notevolmente di più l'intensità prima che quest'onda sinusoidale si trasformi in un'onda quadra. E ciò in sostanza significa che il wattaggio di uscita alla fine, quando siamo al massimo della distorsione, sarà nettamente più alto rispetto a quello dell'amplificatore a stato solido. Inoltre la distorsione prodotta da un ampli a valvole prima che diventi un'onda quadra almeno è molto più piacevole all'orecchio rispetto a quella prodotta dall'ampli a transistor. In realtà le differenze non finiscono qua, perché poi ci sono sempre altre differenze dovute alla tipologia dell'ampli, quindi sempre l'ampli valvolare, essendo un amplificatore di corrente e lavorando a voltaggi molto più alti rispetto ai transistor, riesce ad avere una riserva di energia maggiore rispetto a quella a transistor, di conseguenza può riprodurre i transienti ad un livello molto più alto di quello a transistor. Poi attraverso l'uso di un circuito di negative feedback si riesce comunque a cambiare sia il comportamento di un'amplia valvola che di uno a transistor, e si possono anche rendere più simili fra di loro, quindi diciamo che queste non sono regole scritte nella pietra, ma più che altro è un'osservazione sulla consuetudine di ciò che troviamo solitamente negli ampli.
e di conseguenza per sopperire a queste differenze solitamente si consiglia di prendere un amplificatore a stato solido per pareggiare il volume di quello a transistor almeno il doppio o il triplo di potenza rispetto a quello a valvole, appunto. Tra l'altro questa differenza di potenza percepita, diciamo così, è spesso anche quella che inganna molti e gli fa pensare che un amplificatore a valvole magari suoni meglio rispetto a uno a transistor, quantomeno parlando di finali lineari, proprio perché magari ha un volume e una risposta ai transienti migliori rispetto alla controparte a stato solido, e di conseguenza ci sembra che suoni meglio proprio perché c'è anche questa differenza di volume. Ma se pareggiamo la situazione in questo modo, cioè prendendo un amplificatore a stato solido più potente di quello a valvole, vedrete che il suono all'incirca si equivale, ovviamente a parità anche di qualità di costruzione, perché ovviamente ci sono anche cose molto economiche che suonano in modo pessimo e quindi non potete paragonare, non so, un finale in forma di pedalino magari alimentato a 9 volt con un amplificatore a valvole di 50 watt. Non è un paragone equo assolutamente, dovete cercare di prendere cose un po' sullo stesso livello, ovviamente. Bene, per oggi credo sia tutto. Se ho dimenticato qualcosa o se magari non era chiara, scrivetemelo nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. Vi ricordo che adesso c'è anche una chat Telegram dove possiamo chiacchierare di qualsiasi cosa relativa ovviamente sempre al mondo della chitarra e dell'audio in generale. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, ovviamente mettete il like al video se vi è piaciuto e ci vediamo presto con tante altre cose interessanti. Ciao!